Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state con tutti questi bombardamenti? Ci sono venuti anche in supporto dall'Egitto, si sono scomodati perché guardate veramente ragazzi, è formidabile. È formidabile veramente tutti questi supporti energetici e tutte le divinità sono degli archetipi, no? Tutte le divinità sono archetipi, cioè sono, siccome noi siamo Dio che fa esperienza di se stesso sulla terra, cioè siamo Dio incarnato che fa esperienza con le sue creature, che siamo noi, ok? Quindi tutte le divinità sono i potenziali, sono i talenti a cui ci dobbiamo rifare quando ci bussano, ok? Questo è il succo anche di tutti questi messaggi spirituali che ci stanno arrivando, no? Dalle guide spirituali. E quindi il senso è mettersi al servizio del proprio talento. Mettersi al servizio del proprio talento significa mettersi al servizio dell'umanità. E non c'è cosa più grande e appagante che ci possa rendere soddisfatti, pienamente pieni. Mm? Il punto qual è? Noi in questa scuola iniziatica ci addestriamo, vi passo la mia conoscenza e la mia formazione o come ho fatto io a mettermi al servizio del mio talento, mettendolo successivamente al servizio del collettivo. Quindi quello che vi faccio studiare sempre, applicate, studiate, sviluppando l'intuizione, è quello di rendervi autonome e autonomi. Per me i tarocchi sono stati un grande strumento evolutivo per vedere qual era il mio viaggio iniziatico. Ogni giorno. Siccome adesso sappiamo, grazie alla scienza, alla fisica quantistica, che il futuro lo crei tu, le carte non leggono il futuro, leggono delle probabilità rispetto alla energia attuale. Il discorso tra destino, che è da prendere con le pinze, e karma, libero arbitrio. Allora, per le ragazze nuove che siete veramente a centinaia, invito a studiare i miei podcast, non smetterò mai di dirlo, metterò una ripetizione costante con questa frase. Studiate, studiate. Allora, partite dalla playlist Risvegliare la coscienza, va bene? Dove c'è il video su karma e libero arbitrio. Allora, noi in qualità di anime abbiamo un bagaglio karmico senza il quale non possiamo fare l'esperienza terrena. Sarebbe impossibile. Il bagaglio karmico è la palestra dove noi ci esercitiamo a integrare il dono spirituale che si cela dietro l'ostacolo, dietro il karma. Il karma non è qualcosa di negativo. Il karma sono i tuoi tratti somatici, la famiglia d'origine, al di là se poi la reputi cattiva o buona, secondo un giudizio preconfezionato dal sistema, eccetera, eccetera. Ok. E il karma è comprensivo di tutto, ve lo spiego bene in quel video karma, lezione karma e libero arbitrio. È comprensivo dei tuoi tratti somatici, di quello che sei, delle tue predisposizioni genetiche, della famiglia d'origine, del sistema in cui ti sei incarnato, tutto. Quando noi integriamo i doni del karma, perché quei doni hanno a che fare anche con delle sfide, va bene? Allora noi possiamo iniziare a scegliere per libero arbitrio. Il programma della tua anima si chiama destino. Allora è qualcosa da considerarsi a più livelli. Vediamo se riesco a spiegarmi un attimo. La tua anima ha scelto di integrare delle qualità in questa incarnazione. Delle qualità. Ti ha preparato il terreno di gioco sin dall'infanzia, il karma, per integrare queste qualità, che sono armi spirituali. Una volta che tu sei stato in palestra per tanti anni, nella palestra del karma, puoi iniziare a scegliere come procedere nell'integrazione di quelle tue qualità. Questo è il destino. Il destino sono le qualità che devi integrare. Come le vai a integrare o come ti approcci alle sfide che la tua anima ti ha preparato, lo scegli tu. Lo scegli tu, libero arbitrio. Ok, quindi penso di essere stata un pochino più chiara. Penso, boh, forse. Comunque, quindi
I tarocchi cosa leggono? Il potenziale, sia karmico che dharmico, cioè sia karmico, quello che stai integrando, sia il tuo destino a livello di potenziale, ma non a livello di eventi e di fatti. Possono anche leggere gli eventi e i fatti. Guardate, è un argomento sottilissimo, ci dovete arrivare con l'intuizione. E io cerco di spiegarvelo, cerco di spiegarvelo qua, io mi impegno a spiegarvi quante più cose possibili, nella misura in cui mi arrivano le parole semplici e giuste per spiegarvelo. Però quando vi dico anche di studiare, anche delle cose ostiche, difficili, dovete farlo, dovete farlo. Perché anche leggere una paginetta, per esempio, di un tema ostico, come può essere la Blavatsky piuttosto che Steiner, anche una paginetta a settimana, che come facevo io prima non capivo niente, niente, zero, però mi attraeva, non capivo niente, cioè ogni periodo dopo il punto, ma che caspita ha detto questo? Cioè, però contemplavo, perché la contemplazione di verità insondabili a cui ci puoi arrivare soltanto con l'intuizione, non con un processo logico, ti porta ad avere l'informazione giusta. Quindi non preoccupatevi di capire a livello razionale. Voi studiate, perché le sinapsi poi si allargano sempre di più. Puoi avere un'intuizione su un argomento se hai almeno un po' di infarinatura su quell'argomento. Io non posso avere un'intuizione su, non so, un teorema, su un algoritmo che non ho studiato matematica applicata. Non lo so. Non posso avere un'intuizione su quello che non ho studiato, su cui non ho un'infarinatura. Mi spiego? Perché mentre studiate si aprono dei canalini. E quindi le intuizioni vi servono, poi dici, ah, ok. Arrivano dopo che studiate o comunque avete una certa infarinatura di un argomento. Va bene. Quindi stiamo dicendo i tarocchi non leggono il futuro, leggono il potenziale, le probabilità. Che il futuro, cioè come tu ti approcci, cioè leggono alcuni eventi che possono accadere. Se la tua anima reputa che quegli eventi sono funzionali alla tua evoluzione, che ti serve per forgiare la tua arma spirituale, te li fa vivere. Ok? Quindi, quindi io mi auguro sempre che studiate e applicate, proprio come ho fatto io. E lo dico anche per le ragazze nuove, io non faccio più consulenze, ne faccio una tantum, due tantum, ogni tanto quando ho energia disponibile, perché il lavoro per il canale è prioritario. Il lavoro per il collettivo a quante più persone possibile affinché voi andate a forgiare le armi spirituali di intuizione, facciate da sole, questo è il mio lavoro imperativo. Va bene? Quindi il punto è rendervi autonome senza dipendere da nessuno e da niente. Rendervi autonome, senza dipendere da un qualche guru o un qualche astratto. No, ragazzi, rendervi autonome. Laddove batte la vostra intuizione è quello. La vostra intuizione è la legge. Perché il pensiero è manipolabile da informazioni esterne, da persone, da un chi che sia. Il pensiero è manipolabile, l'intuizione no. Quando tu hai un'intuizione, nessuno può manipolare la tua intuizione perché è un canale puro. Ecco perché qua ci addestriamo a sviluppare l'intuizione, grazie alla conoscenza e alla pratica di tale conoscenza. Quindi, ragazzi miei ragazzi, bellissimo. Chissà chi ci verrà a trovare nei prossimi giorni, non lo so, magari un sumero, una divinità sumera. Ciao, sono il sumero. Benvenuto. Voglio dire, qua c'è spazio per tutti. Così. Quindi, ragazzi miei ragazzi, ai ragazzi nuovi e alle ragazze nuove, benvenute a tutti e benvenuti a tutti. Oggi facciamo le consuete previsioni settimanali energetiche per vedere come stanno le energie e quali potenziali dharmici e karmici ci sono. Dal 4 al 10 marzo abbiamo la luna nuova il 10 marzo, silenzio stampa, quindi seminiamo nuovi intenti propositivi per questa primavera epocale dell'umanità
è veramente straordinaria. Ok, abbiamo tre mazzi, li potete sentire anche più di uno, magari uno poi l'altro. Ok, lasciatevi sempre ispirare dalla vostra intuizione. Se vi attira solo uno, è quello, va bene? Andiamo. Ah, questo vi stavo dicendo, ragazze. Rispetto al servizio, sì, che poi mi sono dimenticata, poi parlo, mi perdo. C'è 100.000 sinapsi. Ok. Il punto è mettervi al servizio dei vostri talenti. Quando voi vi mettete al servizio dei vostri talenti, anche il lavoro adatto a voi arriva. Questo lo dico proprio come assunto principale. Magari chi è che non ha fatto un lavoro che non gli piaceva? Io tante volte, dalla cameriera al lavapiatti, quando ero in Australia facevo il lavapiatti, quello è un altro capitolo della mia vita, poi ve lo racconterò con calma, magari in un'enciclopedia. A me non mi serve, non posso fare un libro, io devo fare un'enciclopedia. Ok, quindi ho fatto tanti lavori che non mi piacevano prima di arrivare a realizzare il mio compimento totale con quello che faccio oggi. Però vi dico una cosa, anche se non mi piacevano, mi sentivo parte integrante di un tutto, di una catena di montaggio più grande di me. Quindi, affinché noi, lo dico in risposta anche a alcune mail che ho letto, ragazze, sono a centinaia le mail che mi arrivano in settimana, poi si accavallano, vanno negli spam, cioè a un certo punto apro le mail, poi chiudo, faccio un respiro, medito e poi l'apro, faccio così. Ok. E allora, se non vi piace la vostra condizione attuale, dovete partire da lì, perché la vostra condizione attuale è esattamente dove dovete essere, anche se state nella cacca. D'accordo? Quindi, accettazione totale di quello che state vivendo in quel momento. Totale, sai che vuol dire? Che l'anima tua ti ha messo là e non puoi dissentire. Quindi per cambiare devi accettare. Opporsi alla condizione attuale, invendo contro la condizione attuale, non ti fa arrivare a nessun cambiamento. Quindi fiducia nelle tue capacità, che in quel momento sei un pezzo integrante dell'armonia dell'universo, là dove stai, proprio dove stai. E voi vedete che io quando iniziavo ad accettare nel posto dove non mi piaceva, iniziavano a accadere miracoli. Ma tanto tanti di voi lo sanno, io lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Iniziavano ad arrivare altri lavori, cose che mi appartenevano sempre di più. Va bene? Vi faccio un esempio, se magari servire, fare il cameriere per esempio, no? Tutti abbiamo fatto il cameriere, allora non vi piace, perché questo è risposto a alcune delle vostre mail. A un certo punto, quando avevo capito sto giochino, sto meccanismo, e magari voi siete delle persone che sanno parlare bene, sanno essere predisposte all'altro, magari state facendo il cameriere proprio per avere il contatto con più persone diverse, con più personalità, per forgiarvi. Magari poi dopo 2 anni vi ritrovate a fare i conferenzieri. Mi spiego? Avete scritto un libro non lo so, su qualcosa, vi ritrovate a fare conferenze. E allora capite perché stavate lì in quel momento a fare pratica con diverse personalità. Questo è un esempio. Mettersi al servizio dei propri talenti significa mettersi al servizio dell'umanità. Allora, significa mettersi al servizio dei propri talenti, significa mettersi al servizio dell'evoluzione. Perché o scegliete di mettervi consapevolmente al servizio dell'evoluzione, o l'evoluzione vi passerà sopra. L'evoluzione non si ferma. Verrete schiacciati dall'evoluzione. L'evoluzione va. O vi rendete conto che vi dovete mettere al servizio dell'evoluzione servendo i vostri talenti, o l'evoluzione vi schiaccerà. Funziona così. È una legge imprescindibile. Quindi godete qui ed ora del posto dove state, del vostro talento. Talento può essere qualsiasi cosa, non parlo che dovete fare un coso di Michelangelo, non parlo di questo.
Il talento, ognuna di voi è un essere unico e irripetibile, ognuna di voi sa fare qualcosa di importante, anche se è uguale a un'altra persona che fa la stessa cosa. Tipo, avete di, un negozio di parrucchiere, va bene? Ok. A fianco a voi ce n'è un altro. Beh, qual è il problema? Voi avete una qualità che l'altra persona non ha e l'altra persona ha una qualità che voi non avete, dovete svilupparle entrambi. Mi spiego? Fate della vostra vita un capolavoro quotidiano e soprattutto vi ribadisco un'altra cosa che vi dicevo l'anno scorso, 2 anni fa, vivete il momento presente perché non ce n'è altri, solo questo è. Vivete come se fossero gli ultimi istanti della vostra vita, perché magari l'istante dopo non ci sarà questa possibilità. Quindi la mattina quando vi svegliate ditevi, se fosse l'ultimo giorno della mia vita cosa farei? Questa è una delle verità insondabili proprio, perché ogni giorno è l'ultimo giorno della tua vita, perché ogni giorno è un giorno nuovo e può essere l'ultimo di questa incarnazione. Ecco, quando io ho iniziato, ve lo dicevo 2 anni fa, ma vi ricordate? Quando ho iniziato a praticare questa pratica, beh, mi sono messa a chiamare persone che non chiamavo da 20 anni. Ciao, come stai? No, ti volevo dire che ti voglio bene. Cioè, mi spiego? Allora, il punto è portarvi ogni giorno, quando chiudete gli occhi la sera, a dire oggi ho fatto tutto quello che ho sentito. Mi sento soddisfatta. Io dicevo, posso anche finire qui. Questo negli ultimi anni, quando ho sentito una realizzazione interna, una pienezza interna. Però c'è un casino di cose da fare, non è che posso finire qui, cioè, nel senso... Va bene? E poi un'altra cosa rispetto ad alcune mail vostre che ho letto. Ehm, Nei momenti di inoperosità, quella noia, ok? Dove non succede niente, che barba, che noia, tipo Fantozzi, ok? Benedicete quei momenti, perché state partorendovi, state in gestazione in attesa di voi. Godete di quel momento perché la società ci porta sempre a essere distratti. Compra questo, compra questa, no, questo è meglio, tutto. Perché ci vogliono distratti. Ci vogliono far stare in questo psicopenitenziario, psichico, psichico, senza sbarre, senza niente, perché l'unico carceriere sei tu. Allora, inculcano, no? Inculcano, ma che inculchi? Quindi mettetevi al servizio del vostro talento e l'evoluzione vi ripagherà. Ok. Ok, detto questo, ragazze mie, partiamo. Allora, facciamo un po', mi faccio ispirare, facciamo un po' in linea generale e poi passiamo all'amore, ok? Primo mazzo, secondo mazzo, terzo mazzo. E partiamo dal primo mazzo. Allora, sì, partiamo dal primo mazzo, ci voglio mettere prima gli oracoli, però. Ok. Facciamoci le fate, no? Vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi dal 4 al 10 marzo per il primo mazzo. Cosa ci dicono i tarocchi oracolari delle fate? Una carta guida dei tarocchi oracolari. Qual è il potenziale karmico e dharmico? Vediamo, carta guida. 7 d'inverno, ragazze mie. C'è una mancanza di fiducia in qualcuno o in qualcosa da parte vostra. C'è una mancanza di fiducia, questo è un 7 di spade, no? C'è una scelta migliore, ti dicono. Non vedi la situazione con chiarezza, stai scappando dalla verità. Allora, qua c'è una situazione in cui ti vede un po' stanca di pensare su una situazione, magari state rimuginando su una situazione in particolare, che sia amore, lavoro o delle responsabilità. Da quale verità stai scappando? Dice non vedi la situazione con chiarezza. Ok, e mo ce la chiariamo, Mo ce la chiariamo, ce ne mettiamo un'altra, vediamo un po'. In linea generale ho chiesto,
3 d'autunno, mi può parlare di lavoro, va bene? C'è una situazione sul piano lavorativo che ti può dare un po' da pensare o che non ti fidi di qualcosa, o un progetto non avanza, o non trovi collaboratori o collaborazione. Guarda un po' che dice qua, poi dite se tutto l'intro del video, la tua creatività sarà ricompensata. Quando si tratta di carriera, segui le tue passioni, sii il migliore in quello che fai. La tua creatività sarà ricompensata. Quindi mi stanno parlando di una situazione un po' difficile sul piano lavorativo o quello che ha a che fare con delle tue responsabilità. Dicono che c'è una scelta migliore e mi battono sulla creatività. Fatti ispirare. Allora, ragazzi, dovete dire, io mi appello al mio sé superiore. I miei pensieri, parole e azioni sono guidati dal mio sé superiore. Ok? Appellatevi al sé, vedete che tutto va bene. Mettiamone un'altra. Queste. Il re d'inverno. Qua c'è un uomo o c'è una persona che sta riflettendo tanto. È possibile che c'è una persona che ti darà un aiuto a collaborare su qualcosa. Mi può parlare di lavoro, mi parla di situazioni lavorative, mi parlano un po' qua, onestamente, un po' di altro dall'amore mi stanno parlando. C'è una persona che ti può dare un sostegno a collaborare in qualcosa o esprimere la tua creatività, ad aiutarti in una scelta migliore. Preparato, esperto, imparziale, controllato. C'è quest'uomo qui. Va bene? C'è quest'uomo qui. Forse un segno d'aria o ascendente d'aria, ma al di là del segno c'è un uomo molto preparato che ti porterà ad avere a vedere una visione diversa, ad avere una visione migliore su una cosa. Laddove tu stavi un po' ansiosa, diciamo, rispetto a una questione. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa ci dicono gli altri oracoli. Guarda, banchetto, ferma il ritmo e celebra la tua vita. Mi stanno dicendo che risolverai una questione che ti stava dando un po' la testa in questi giorni. Mm? Io credo che sia di lavoro o di persone o di una situazione dove tu volevi più collaborazione, non stavi trovando questa collaborazione e ti dicono che celebrerai in questa settimana perché questa situazione si risolve. Se non c'è ancora questa situazione, aspettate qualche giorno perché si può verificare, perché tutto quello che si verifica ha a che fare con un karma che tu integri e potenzi le armi spirituali. Ok. E ti dice sia che rallenta il ritmo e celebra quello che hai già, sia che sarai contenta di una situazione che si risolve. Ti danno anche l'approccio su come proseguire in tale situazione. Cioè, grazie, 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 grazie. La pratica del GIA, gratitudine incondizionata anticipata, la parola magica. Ok. Mettiamoci 3 carte su questa situazione qui a livello generale. Cosa ci raccontano i tarocchi? Primo mazzo, cosa ci raccontano i tarocchi? Vediamo, è saltata. Chi è che vuole uscire? Paggio di bastoni. Mi parlano di comunicazioni che ci saranno in questa settimana. È voluto saltare da solo proprio con un paggio di bastoni, pieno di fuoco. Comunicazioni ci saranno in questa settimana che riguardano il lavoro. Io ti vedo bene a livello lavorativo, ti vedo benissimo, Se qualcosa non andava bene c'è una persona che ti aiuta, te lo dico. Ti vedo benissimo a livello lavorativo, economia, finanza, assolutamente sì. 8 i denari, il lavoro va da Dio ragazze mie in questa settimana, per alcuni di voi vengono confermate in un posto di lavoro e vi vedo entusiaste nel proseguire su questa cosa qui, venite confermate anche una graduatoria, un posto di lavoro, qualcosa che stavate aspettando, non lo so, ha a che fare con il lavoro e ti dicono ci sarà a livello lavorativo una grande soddisfazione in questa settimana e se c'erano delle questioni risolte, avvocato, burocrazia, commercialisti, eccetera, o qualche cosa di questa natura, la risolvi. Qua c'è un uomo che ti aiuta. Va bene, questa può essere anche la tua stessa energia, con il re d'inverno, la risolvi proprio a livello obiettivo una situazione che ti può dare un po' da pensare, insomma, se si verifica in questa settimana o se la stai vivendo adesso, perché ci sono comunicazioni che mi parlano di lavoro pieno, ti vedo soddisfatta, piena con 9 di denari e metterti al lavoro con l'8 di denari, cioè proprio piena e soddisfatta in quello che stai facendo, va bene? Ok, ragazzi miei, detto questo, adesso passiamo all'amore.
Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del 1° marzo in questa settimana. Andiamo a prendere prima una carta guida. Cosa accade all'amore? Nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del 1° marzo, amore. Carta guida. 3 di spade. Che è successo qua, ragazze? O c'è un no contact, o c'è una chiusura, o c'è un blocco con qualcuno, o semplicemente stai vivendo un momento di blocco amoroso, di tristezza o di qualcosa da cui stai cercando di uscire fuori, un blocco con qualcuno, o semplicemente non ne vuoi sapere in questo momento dell'amore. Qua il Papa mi parla o si è chiuso un matrimonio, una relazione importante, oppure un dolore riguardante il segno del toro. 7 di coppe, sì, è come se mi dicessero stai cercando di andare avanti in una situazione che può essere difficile, pensando alle tue responsabilità, oppure tu hai chiuso, hai dato un ultimatum, o stai pensando di dare un ultimatum a qualcuno perché la pensi in modo diverso e vuoi di più. Oppure c'è una situazione di chiusura sull'amore, stai pensando alle tue responsabilità, sei molto esigente in campo amoroso. Va bene, andiamoci a vedere un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo. Vediamo, amore, cosa accade nell'amore alle mie ragazze e ai miei ragazzi del 1° marzo. Amore. Vediamo, cosa accade nell'amore? Cavaliere di denari, 2 di spade, vedo che l'amore è fermo, è tutto fermo. È tutto fermo, sì, ti vedo, c'è un blocco qua perché è tutto fermo, vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo 2 di spade, 8 di spade, 9 di bastoni, 5 di spade, la morte. Che succede qua, ragazze? Disastro. Qua c'è un blocco totale, in tutta questa energia negativa. Probabilmente avete avuto una discussione con qualcuno, c'è stata la separazione con qualcuno. C'è tutto un blocco, forte energia dello Scorpione. Vediamo un po' che succede. Allora, energia attuale. Regina di bastoni, qua ti vedo, in spagnolo si dice más cañera che nunca, ti vedo bella potente, anche se sei un uomo, Regina di bastoni come carta centrale mi dice che tu domini, magari hai dato o un ultimatum a qualcuno, oppure nell'amore ti vedo proprio attraente, ti vedo attiva, propulsiva, ti vedo fare le cose che vuoi tu. Va bene? Ti vedo fare le cose che vuoi tu, hai messo le barriere a qualcuno, non intendi ritornare sui tuoi passi. Ti vedo molto forte qua, fortissimo il segno dell'Ariete, Leone e Sagittario, o ascendente in tal senso. Vediamo il positivo per te. Regina di coppe al positivo. Guarda, mi dicono che Regina di coppe al positivo mi parla di te che torni a fluire all'amore. Mi parlano di te che torni a fluire all'amore, alle tue emozioni. Molte di voi si sono riprese da un dolore qua, perché ti vedo molto aperta a livello emozionale verso il nuovo o ad accogliere ciò che ti appartiene veramente per diritto divino. Sì, assolutamente sì. Forte il segno del cancro, pesci, scorpione. Allora, se ti piacciono le donne, che tu sia uomo o donna, qua c'è una donna per te importantissima, una donna amabile, una donna che si apre emozionalmente a te, va bene? Ok. Vediamo il blocco. Il blocco e il giudizio. Il giudizio mi parla di decisioni, prendere una decisione, un po' il blocco, prendere una decisione su qualcosa. Ti vedo un po', tanto poi le andiamo a chiarire. Come se dovessi prendere la decisione su qualcosa. E puoi avere dei dubbi, un dilemma su che decisione prendere. Vediamo il passato. La giustizia.
La regina di spade, mamma quante regine. Allora, qua vi vedo terze persone. Allora, fatto sta che qua io credo che tu abbia lasciato via una connessione, ti sei data conto che una persona non ti dava quello che meritavi, forse c'era un'altra persona. Mm. Hai preso la decisione di allontanarti da una situazione che ti ha dato dolore. Tale situazione che ti ha dato dolore poteva essere o la scoperta di un'altra persona, oppure semplicemente una situazione che ti ha dato dolore, te la sei messa alle spalle. Adesso ti vedo piena del tuo potere, basta, qua non ci torno più. Cioè, un po' così. Mm. E o avete tagliato con una persona che vi ha dato del dolore e adesso dovete fare una scelta. Porta il segno dell'acquario, gemelli, bilancia. Vediamo che succede qua. 8 di coppe, 7 di coppe, la ruota della fortuna. Voi state pensando di abbandonare una connessione. Alcuni di voi in modo definitivo. Vi costa fare questa scelta, però state pensando di lasciare una connessione per vedere cosa arriva di meglio per voi, di meglio per voi, ok? Alcuni di voi possono avere delle scelte, va bene, in questa settimana. Qua arriva un cambio, vediamo di che parla. 6 di bastoni. Allora, vi dico chiaramente una cosa, alcuni di voi si mettono, anche se vi costa prendere questa decisione, state pensando di prendere le redini della vostra vita e lasciare definitivamente una connessione che non vi ha dato valore, va bene? Vi costa fare questa scelta, in questa settimana ci state pensando di abbandonare. Io vedo qua che vi mettete alle spalle una connessione che non vi ha dato quello che meritavate, potevano esserci altre persone. State pensando, riflettendoci su per vi può costare fare questa scelta, però in via definitiva molti di voi se la mettono alle spalle questa connessione che non vi ha dato quello che meritavate, ok? E la regina di coppe o comunque sia stanno pensando di dare un ultimatum a qualcuno che non vi ha dato quello che meritavate. Alcuni di voi danno questo ultimatum a questa persona, vi costa fare questa scelta ma darete questo ultimatum. La regina di coppe al positivo mi dice che attenderete con pazienza quello che succederà, perché in qualsiasi modo la scelta che tu decidi di prendere è quella giusta per te, ok? Per le ragazze single, i ragazzi single, io qua vedo delle opzioni per voi in questa settimana, assolutamente. Arriva una persona che ti dà un cambio emozionale e avete vittoria, avete successo. E tra le varie opzioni io vedo che sceglierete una persona che vi è vicina a livello emozionale, la regina di coppe è qui. E soprattutto avrete pazienza nel fare una scelta definitiva, però nel frattempo sceglierete con una, vi divertirete a stare, ad avere questi corteggiatori o queste persone, se ci sono più opzioni. Allo stesso tempo ve la prenderete con calma, con pazienza, perché vi costa fare subito una scelta, dire sì, definitiva a una persona. Però nel frattempo vi approccerete di più a una persona che è più empatica. Mm? Ok, andiamo a vedere di cosa ci parlano, andiamo a chiarircele. Regina di bastoni, energia attuale. Sto scendendo l'imperatrice. Io vi vedo proprio dedicarvi a voi stesse, alla vostra bellezza, al vostro successo personale. Vi vedo fiere di voi stesse, delle decisioni che prenderete e di quelle che avete preso. Ottima carta con l'imperatrice. Vi vedo proprio anche molto corteggiate. Va bene? Ok. Regina di coppe al positivo, regina di coppe al positivo. 2 di spade, vi prenderete tempo per riflettere un po', ve la prendete con calma. E tant'è che prendendovela con calma le idee si faranno chiare. Vediamo un po' questo giudizio al blocco. La giustizia, vedi? Allora, vi è difficile, qua una persona non si è comportata per niente bene con voi. No. E state pensando di mettervela alle spalle e di avere vittoria. Alcuni di voi lo fanno, pensando a loro stessi in questa settimana. Poi ci sono le altre ragazze singolo, ma anche voi che scegliete di mettervi alle spalle una persona che avete più opzioni, o ci possono essere più opzioni, che qua vi siete date conto che una persona non vi ha dato proprio ciò che meritavate. Forte il segno della bilancia anche.
Vediamo la regina di spade e la giustizia, regina di spade, giustizia, 6 di spade, sì. Ve ne siete andati da una connessione che non vi ha dato ciò che meritavate, comportamenti ingiusti nei vostri confronti, adesso avete detto basta, o state pensando di dire basta in modo definitivo. Vi può costare fare questa scelta, però qua io vedo che la fate. E qua vedo che vi liberate da una situazione e state molto più serena. Ok, 8 di coppe. 8 di coppe. La regina di denari, sì, io ti vedo proprio che scegli di fare questo cambio, scegli di andartene da una situazione, la stai meditando questa cosa, molti di voi stanno meditando di lasciare una connessione, qua ce la fanno, eh? Sì, ti vedo molto concentrata su di te, sul tuo lavoro, sulla tua famiglia e stai pensando di fare un cambio emozionale. Vediamo forte il segno del toro, vergine e capricorno, il 7 di coppe. L'appeso, sì, qua è come se, anche se hai delle opzioni, beh, magari per le ragazze singolo hanno delle opzioni, però vedo che ve la prendete con calma, non volete fare scelte affrettate, ok? E invece per chi ha una persona di interesse vedo che state meditando che scelta fare, se mettervi o meno questa situazione, una relazione definitivamente alle spalle, ok? La ruota della fortuna. La regina di coppe, qua arriva un cambio, la ruota della fortuna gira a tuo favore nell'amore in questi giorni. Anche se non vedi niente arrivare di concreto come lo vuoi tu i primi giorni, qua vedo che la ruota della fortuna ti dice c'è un cambio emozionale verso quello che stavi sperando. Regina di coppe, regina di coppe. Vediamo questo 6 di bastoni. Il 2 di coppe, mio Dio, qua arriva l'amore. Allora, per alcuni di voi che hanno una persona di interesse con la quale c'è stata una situazione difficile dove ve ne siete andate, non vi ha trattato bene, c'è stata una mancanza di giustizia, io vedo che il vostro potere personale ritrovato vi porta a realizzare con questa persona in questa settimana, alla fine di questa settimana, il cambio come lo vuoi tu. Va bene? Il cambio come lo vuoi tu. E perché questa persona vuole conquistarti o riconquistarti per darti l'amore che meriti. Ora, per altre ragazze, io vedo, ragazzi, vedo che qua vi lasciate alle spalle una situazione, perché arriva un'altra persona che era quella che stavi aspettando e che ti dà il 2 di coppe con il 6 di bastoni, pieno successo nell'amore. Ok. Assolutamente sì, pieno successo nell'amore. Datemi un'altra sul 6 di bastoni. La papessa, allora qua hai pieno successo nell'amore, nonostante tu possa continuare a nutrire un po' di dubbi interni, tant'è che te la prendi con calma prima di dare delle sentenze o fare una scelta definitiva, sia che sia una persona nuova o una persona che già conosci. Quindi riassumendo cosa accade qua, tu ti sei resa conto di una situazione che non ti sta bene, sei una persona già di interesse, una persona con la quale non c'è stata giustizia, hai preteso giustizia e si è comportata male con te. Che cosa succede in questa settimana? Che il destino ti ripaga. Alcuni di voi stanno pensando di lasciare definitivamente questa persona e ne incontrano subito un'altra. Avete delle opzioni in questa settimana, altre può accadere con la stessa persona di avere un rinnovo della relazione. Io vi dico che molti di voi stanno pensando di dare un ultimatum a questa persona e alcuni di voi hanno attendono per vedere l'ultimatum che avete dato, che state per dare a questa persona, cosa succede. In entrambi i casi qua avete successo. Forti segni del pesce anche, ok. Andiamo a vedere adesso l'ultima carta dei Rider-Waite. Gli amanti, sì. Qua arriva l'amore per te, dopo un 3 di spade arrivano gli amanti, cioè che mi parla di un amore condiviso, di quello che stavi aspettando, nonostante tu possa nutrire un po' di dubbi tuoi interni, ma verranno elusi durante il corso del tempo, dei giorni, va bene? Sì, gli amanti, la stella abbiamo qua, forte il segno dei gemelli e dell'acquario. Quindi qua dopo questo dolore si realizza l'amore in questa settimana, va bene? Si realizza l'amore, perché vedo molto forti qua, ok. Andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona.
Ah, ti sposerò perché? Ti sposerò perché? Non aggiungo altro, ragazze mie, Ok, ti sposerò perché? Una stesa bombissima proprio. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Ci mettiamo una di queste. Dipendenza emotiva. Alcuni di voi hanno cercato proprio di staccarsi da una dipendenza emotiva e in questi giorni cercano proprio di dare un taglio a una dipendenza emotiva, Ok. Magari con un'altra persona, quella di cui ti stavo parlando prima, che non ti ha trattato bene, non hai visto giustizia. Cosa dicono gli altri oracoli? Vediamo. Costruire palazzi, casa, dolce casa. Qui ed ora, wow! Guarda, qua mi stanno dicendo che in questa settimana avverrà qualcosa che ha a che fare con delle basi per qualcosa di nuovo e di autentico. Qui ed ora, se tu stavi aspettando la conferma, la risposta da una persona, qui ed ora in questa settimana ce l'avrai. E anche per le ragazze singole incontrano una persona con la quale vanno caute e lente, però si sentiranno autentiche in tutto questo. E qui ed ora avranno le risposte che vogliono. Ok? Quindi ragazzi miei ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Andiamo a vedere quali saranno le linee guida di questa settimana, qual è il Dharma, il Karma e il Dharma, sia a livello generale, andiamo a vedere prima, e poi focalizziamo l'attenzione sull'amore. Allora, andiamo a vedere, mettiamoci prima i tarocchi oracolari delle fate. Rispetto alle mie ragazze, ai miei ragazzi del secondo mazzo, una carta generale guida in questa settimana. Vediamo. La forza. Io qua ti vedo recuperare tante energie in questa settimana. La forza a livello di carta guida mi dice proprio lotti per quello in cui credi, allo stesso tempo consegui i risultati di quello in cui credi. Proprio perché hai lottato, perché c'è anche il recupero di situazioni che ti hanno visto protagonista di una lotta, di uno sforzo, ok? E quindi la forza mi parla a livello proprio generale di una situazione di recupero delle energie, di recupero delle forze, di recupero di più situazioni, varie aree della tua vita in questa settimana. Vediamo da cosa è accompagnata questa energia della forza. Dalla giustizia. Wow! Allora, sono situazioni che si risolvono, situazioni burocratiche, giudiziarie, acquisto di qualcosa, va bene? Si risolvono queste situazioni grazie al tuo sforzo, alla tua lotta. È come se si risolvono delle situazioni. Questa settimana, laddove non c'era giustizia, si risolvono le situazioni per giustizia divina. Va bene? Ok. Una o più situazioni si risolvono. Certamente sono situazioni dove tu hai dato molto. Ok, andiamo a vedere da cosa è accompagnata ancora questa energia. Ti dicono anche di prendere le decisioni giuste, conformi a quello in cui credi. Connettetevi sempre al vostro sé superiore per prendere le decisioni giuste. Fate l'esercizio del sé superiore che vi ho messo nella playlist L'arte del vivere. Quindi io amo il mio sé superiore, io mi connetto col mio sé superiore, i miei pensieri, parole, azioni sono sempre connessi al mio sé superiore. Ok. Vediamo ancora. Nostalgia, centrati nel qui e qui e ora. Qualcuno di voi può avere una nostalgia di qualcosa, di qualcuno, di una situazione in questa settimana. Questa è una carta proprio che mi dicono ci può essere un po' di nostalgia e quindi siccome i tarocchi ci servono a vedere qual è il karma e il dharma, allora noi, nella misura in cui abbiamo nostalgia, la nostalgia è un ricordo del passato. Quando noi pensiamo al passato lo stiamo riproponendo la nostra realtà attuale, ecco perché a volte diciamo mi capitano sempre le stesse cose, sì, perché riporti alla memoria ricordi del passato, mi è successa quella cosa negativa quel giorno, mi succederà di nuovo, pam, e succede. Quindi attente ai pensieri che fate in questa settimana
e centrati nel qui ed ora. Il passato, in qualità, quello che è successo, non c'è più. Se succede di nuovo è perché lo stai riportando alla memoria sotto forma di nostalgia. Mi spiego, vi troverete a parlare magari con delle amiche o degli amici in questa settimana e pensando a dei ricordi felici del passato, situazioni dove stavate meglio. No, ragazze, no, no. Va bene, le carte ci servono da monito, ok. Per non alimentare karma, ok. Allora, andiamo a vedere di cosa ci parlano i tarocchi, cosa ci raccontano in merito. Mettiamoci 3 carte. Cosa accade in questa settimana dal 4 al 10 marzo? Dal 4 al 10 marzo. Cavallo di spade. Comunicazioni ci sono qua. 4 di bastoni. Il 6 di spade. Ci sono comunicazioni che riguardano una stabilità o una casa. Sì. Anche delle discussioni che mi parlano di lavoro, di un trasferimento, andare via da casa, non lo so, qualcosa che ha a che fare con questo. Vedo un'energia di lotta, la forza che vedevamo prima, rispetto a un'energia di casa, di stabilità o di un incontro. Vedo un incontro dove c'è un'energia di tensione che viene risolta, 6 di spade. Mm. O parlate con qualcuno per una stabilità o per una casa, c'è tensione e al tempo stesso poi risolvete quel 6 di spade. Fammene mettere 2 altre. Il diavolo, il 5 di spade, c'è tensione con qualcuno. Io vi dico che qua risolvete una questione riguardante una stabilità, una casa o un incontro. Al tempo stesso vi dico che mm, questa discussione o questa cosa che accade vi può generare un po' di stanchezza. Mm? Quindi ci sono delle comunicazioni o qualcosa che arriva per una casa, per una stabilità che andate a risolvere. Tale risoluzione implica però una certa vostra stanchezza, ok? E magari potete pensare, quando stavo meglio. No, ragazzi, le carte ci servono a vedere qual è il potenziale e noi ci andiamo incontro. Vediamo l'energia positiva. Guarda, devi avere fede che tutto si risolve. Magari qua risolvete qualcosa, ma qualche piccola cosa rimane ancora in sospeso. Devi avere fede, le stelle ti stanno dicendo. La stella mi dice che c'è una grande risoluzione in questa settimana e avere fede e confidare in questo. Va bene? Vediamo carta negativa. 7 di denari, ti sei stancata di attendere, di aspettare. Il sole, e questo ti porta ad essere un po' mancante di fiducia, di speranza. Allora, ragazze, ripeto, ragazzi, le carte ci servono a vedere che cosa può accadere rispetto alla tua energia e come dirottare dall'energia verso il bene tuo. Qua abbiamo una discussione, una situazione che si risolve, però ti può rendere stanca, ti sei stancata di aspettare qualcosa in più. Allora, io ho fede del mio sé superiore, io ho fede che tutto ciò che mi arriva per diritto divino, cioè tutto ciò di cui necessito, mi arriva per diritto divino. Va bene? Fammi mettere un'altra tuzza di spade. E il mago. Qua ci saranno comunicazioni e manifestazioni. Quindi, nonostante un'energia un po' di tensione per una casa, una stabilità, un incontro, c'è la manifestazione, nuova opportunità. Per alcuni di voi lasciano un lavoro, magari un lavoro sicuro che vi dava una certa stabilità, perché avete a che fare con una situazione di disarmonia interna. Abbiate fede, perché qua c'è una nuova opportunità di lavoro, d'accordo? Ok. Quindi, ragazze mie, ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere sull'amore cosa accade in questa settimana, qual è il potenziale. Vediamo un po' cosa accade all'amore, alle mie ragazze e ai miei ragazzi in questa settimana. Prendiamo una carta guida sull'amore, 4-10 marzo. 4-10 marzo. Cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi sull'amore in questa settimana? Carta guida, vediamo. Cavaliere di spade.
Allora, qua mi dicono che o c'è tensione con qualcuno in questo momento già, o avete litigato con qualcuno, avete messo di difesa a qualcuno, c'è tensione con qualcuno, o arrivano comunicazioni alla conquista, qualcuno che arriva alla conquista. Qualcuno che arriva alla conquista e ti parla. Fante di bastoni, cavaliere di spade. Eh sì, eh. Andiamo a vedere di che si tratta. Vediamo. Qualcuno anche che vuole risolvere una tensione. Vediamo cosa accade nell'amore in questa settimana. Allora, cosa accade nell'amore in questa settimana? Asso di bastoni e l'appeso. Mi dice che una situazione non avanzava, un'opportunità non avanzava, l'amore era fermo, forte energia del pesci. Ok, l'amore non avanzava, vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo l'appeso, 9 di coppe, re di bastoni, paggio di denari, 4 di spade. Allora, qua mi sta dicendo che qua c'è l'energia di una situazione bloccata a livello sentimentale. Magari qua qualcuno era molto impegnato per altre responsabilità o lavorative, o tu o la tua persona di interesse, o comunque hai dato più spazio, diciamo, al lavoro, altre questioni, o tu o la tua persona di interesse. O una persona che stava più in una zona comfort e quindi non avanzava in amore. Forte energia dell'Ariete, Leone, Sagittario e Pesci. Ok, vediamo un po' cosa accade. Energia attuale. L'eremita. L'eremita mi parla, è un'energia di qualcuno, può essere tu o la tua persona di interesse. Questa sapete che le carte possono parlare anche come energia specchio. Io dico che energia è e poi tu la adatti. Allora, nella misura in cui sei tu, l'eremita mi parla di una persona che tu stai pensando molto, ti vedo molto prudente, o stai pensando molto a una persona del tuo passato, stai pensando al passato, ti vedo molto prudente ad aprirti, vedo un'energia più introspettiva tua, ok? Forte energia della Vergine. Vediamo energia positiva in amore. 5 di bastoni. È possibile che ci siano stati dei conflitti con qualcuno che si possono risolvere in questa settimana. Sì. O energia di tensione con qualcuno che si può risolvere in questa settimana con il 5 di bastoni al positivo, che mi parla di lotte anche per terze persone, o di energia di tensione che si può risolvere essendo al positivo. Vediamo il blocco, paggio di spada al blocco. È possibile qua che ci siano state discussioni per terze persone. La vedo chiara questa per alcuni di voi e si possono risolvere in questa settimana. Oppure qua a livello amoroso tu non ti fidi. Va bene, se sei singolo, per esempio, non ti fidi molto di aprirti, ecco perché energia prudente, paggio di spada al blocco, cioè mi faccio fatica ad aprirmi e a fidarmi. Vediamo un po' passato, 10 di coppe e il 3 di coppe. Io qua vedo che c'era una bellissima energia con qualcuno, però adesso non c'è più. 3 di coppe, 10 di coppe, vedo armonia, vedo bellezza, condivisione. E adesso però c'è un'energia solitaria, vedo una bellissima connessione con qualcuno e c'è un'energia solitaria adesso. Se sei singolo, semplicemente hai avuto una bellissima energia con i tuoi amici, i tuoi parenti o ti sei data ai tuoi amici e dell'amore fai fatica un po' ad aprirti, questo è il senso. Vediamo che succede qua, prossimi giorni. 3 di spade, 2 di denari, il 9 di spade. Fammi mettere un'altra. Il mondo. Allora vi dico una cosa. Sì, cavaliere di bastoni.
Allora, per alcune di voi, io vi dico, rientra una persona che voi conoscete bene del vostro passato, che magari alcuni di voi non vogliono che entri questa persona, rientri, però rientra, anche all'improvviso rientra. Voi ci andate molto caute, questa cosa che rientra questa persona vi può generare un po' di ansia, preoccupazioni. Però la vedo questa cosa, che rientra una persona del vostro passato, una persona che voi avete messo alle spalle, non volete che entri, una persona che può stare a distanza. Però qua rientra questa persona qui, vi vedo per cercare per cercare di risolvere una questione, questa persona entra. Sì. Allora, questa persona vuole risolvere un qualcosa che è accaduto che ha a che fare con terze persone, per alcune di voi, eh? Mm. Vuole risolvere qualcosa, vuole cercare di mettere un bilanciamento, vuole parlarvi di qualcosa di questa natura, ma voi non vi fidate, questa cosa vi crea un po' di ansia, un po' di preoccupazione. Mm. Invece, per le ragazze single, io qua vedo l'entrata di una persona anche alla fine di questa settimana. Assolutamente, magari la conoscete su internet, il mondo cavallo di bastoni, vedo una persona che passa subito all'attacco. Assolutamente, voi ci andate prudenti perché non vi fidate tanto ad aprirvi, vi siete messi alle spalle una situazione molto dolorosa, magari una relazione che funzionava però avete dovuto abbandonare perché non vi fidavate, comunque sia, entra questa persona nuova. Io vedo che a poco vi lasciate andare, però a poco, inizialmente mettete un po' le barriere, eh? Vediamo un po'. Allora, vediamo sull'eremita, energia attuale. Eremita, energia attuale. Il giudizio. Fate fatica ad aprirvi qua, però riappare una persona del vostro passato. Io ve lo dico, ve la butto lì, eh. Guarda, regia di spade con cui tu speravi non ritornasse, o comunque una persona che conosci bene. Sì, quindi sì, c'è questa apparizione proprio col giudizio. Vediamo il 5 di bastoni al positivo. 5 di coppe, vedi? Qua arriva una persona che vuole soluzionare un qualcosa che è accaduto tra tutti e due. E qua io vi vedo in conflitto perché questa persona ti ha abbandonato, ti ha fatto male. Io vedo una situazione, questa persona entra per risolvere una questione di sensi di colpa per altre persone coinvolte, o vuole risolvere una tensione con te che ti ha dato del dolore, per cui tu non ti fidi. Vediamo questo paggio di spada al blocco. 4 di coppe, sì. E io vedo un'energia di rifiuto tuo inizialmente rispetto a questa persona che già conosci del tuo passato. E energia di rifiuto perché non ti fidi. Ti vedo un po' demoralizzata rispetto all'amore in genere. Vediamo questo 3 di coppe e 10 di coppe. La stella. Qua tu hai creduto molto in una relazione, eh. Poi non so che è successo, hai creduto molto in questa relazione, avevi sognato tanto, però hai creduto molto in questa relazione. Andiamo un'altra perché su 3 di coppe e 10 di coppe. Sì, hai creduto molto in questa relazione, però probabilmente questa persona andava e veniva e tu sei ripartita da zero. Oppure qui se sei singolo, credi molto nell'arrivo, hai molta fede nell'arrivo di una persona che ti appartiene per diritto divino, però allo stesso tempo non ti fidi, sei un po' demoralizzata, però qua arriva questa persona all'improvviso. Ok, forte il segno dell'Ariete e dell'Acquario. Vediamo il 3 di spade. 5 di bastoni. Qua c'è sta, allora qua arriva una persona che vuole risolvere con te una conflittualità legata a una terza persona o terze persone. Possono essere anche amici, familiari, parenti, sì. Sì, ma vuole risolvere questa cosa. Vediamo il 2 di denari.
Il 3 di coppe, sì, vuole risolvere una questione, è come se volesse riconciliarsi con te, cercare di mettere un balance, un bilanciamento. Vedi, Cavaliere di Spade, 3 di coppe, vuole riconciliarsi con te e tu dici, oh mio Dio, questo è tornato. Cioè, vediamo il 9 di spade. Vediamo il 9 di spade, l'eremita, vedi? Sei molto preoccupata per il rientro di questa persona o per l'arrivo di una persona nuova che ti vede un po' impreparata perché da poco tu ti sei messa alle spalle una situazione bella, ma è stato difficile, ti è costato mettertela alle spalle. Mm. Quindi l'arrivo di questa persona può determinare un po' di scompiglio in te. Ci vai prudente. Vediamo sul mondo. L'asso di spade, questa persona ti comunica su internet prima di tutto, o ti parla, ti parla. Se c'era silenzio re di spade, ti comunica. Vuole risolvere una situazione qua difficile di contrasti che c'è stata tra di voi o per terze persone o per situazioni che ti hanno deluso, che per cui non ti fidi, ti parla questa persona. Vediamo questo cavaliere di bastoni. Il 10 di denari. Ah. Questa persona, allora, se è una persona che già conosci, questa persona vuole tutto di nuovo con te. Per alcuni di voi che rifiutano questa persona, ok? Rifiutano questa persona, glielo dicono chiaro, c'è una persona nuova dietro l'angolo. Cavaliere di bastoni, 10 denari. Con cui ripartire da zero, stare bene, 6 di spade, 6 di bastoni, scusami, sì. Quindi, allora, riassumendo, molti di voi arriva una persona del vostro passato che vi prende impreparate, dite, oh no, Dio, di nuovo questo. O comunque una persona con cui c'è stata una conflittualità, una situazione difficile, voi ci avete creduto in questa relazione, voi vi siete fatti da parte, riappare questa persona, vuole sistemare una questione legata a conflittualità o per terze persone o per una situazione dolorosa, un no contact anche che ha creato ansie e difficoltà tra di voi. Voi ci andate molto caute. Ci andate molto caute, per alcune di voi si risolve con questa persona, nonostante ci andate caute, si risolve questa questione, si apre una nuova tappa perché ne parlate di quello che è successo tra di voi, che vi ha dato questa conflittualità. E col cavaliere di bastoni e il 10 di denari c'è un cambio con questa stessa persona che dà una maggiore stabilità. Oppure voi decidete di incontrarlo dopo che ci riflettete, ok? Per altri di voi dicono a questa persona che stanno bene così come stanno e vogliono stare da sole. Va bene per alcune di voi. E per le ragazze single io vedo che pur se non siete preparate a una nuova relazione, scusatemi, perché avete lasciato una relazione importante qua in cui ci avete creduto, adesso è come se non ci credeste più. Conoscete questa persona nuova? Ci andate caute, vi viene un po' l'ansia, conoscete però questa persona nuova in questa settimana, così dicono le carte? Magari tramite internet, il mondo, asso di spade, iniziate a parlare con questa persona e vedete che va tutto in un treno subito, cavaliere di bastoni, 10 di denari. Ok? Ok ragazze mie, andiamo a vedere un po' qual è l'ultima carta dei Rider White. Il re di denari, sì. Qua c'è un uomo, anche se è una donna, eh. C'è una persona che in questo caso si presenta come una persona di spessore, stabile, che sa quello che vuole. Vedi il 3 di coppe e 3 di coppe, che vuole riconciliarsi con te, che ha le idee molto chiare. Se è una persona nuova, è una persona con cui ci vai cauta, non ti apri facilmente all'amore, però ci hai sempre creduto. Qua alla fine ti apri, parte tutto subito come un treno, ok? Forte il segno del toro, ascendente toro, vergine o capricorno. Wow, ok. Andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona. Con i nostri oracoli lui lei, per chi desiderasse acquistarli, altrimenti mi dimentico, li metto sempre sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Ah, pentimento, pentimento. Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante. Ma tutto rimaneva in superficie.
tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Quindi qua parliamo di una separazione che c'è stata con questa persona qui, che ha fatto quello che ha fatto. E tu non ti fidi, discussioni per terze persone o situazioni di no contact, qualcosa che ti ha fatto male, ok? Questa persona arriva adesso tutta ad un pezzo con re di denari perché vuole una riconciliazione. Quindi per le ragazze con cui c'è stata questa separazione, per le ragazze che non ne vogliono sapere di questa persona, però alcuni di voi dubito perché ci avete creduto qui, vabbè, e lasciano questa persona l'eremita, va bene? Qua conoscete una persona nuova o su internet o o una persona che è di un altro posto col mondo e parte come un razzo, cavalieri bastoni e 10 denari, d'accordo? Ok. Andiamo a vedere cosa ti dicono questi altri oracoli. Le paure. Qua tu hai paura ad aprirti, hai poca fiducia. Mm. Vediamo ancora, rottura. Hai paura perché c'è stata una rottura con questa persona, però c'è un rientro. Oppure se è una persona nuova hai paura di farti male e ci vai cauta, però qua vedo alla fine che boom, ok. Un'altra? Incontro mediante un mezzo di telecomunicazione. Ti ho detto qua, il mondo asso di spade. Qua ci saranno messaggi per un incontro, cavallo di bastoni, 10 denari. Che sia una persona nuova, una persona che già conosci, ci sarà questo incontro dove ti vede un po' sulla difensiva, però arriva all'attacco, ok? Andiamoci a mettere due altre di queste. Le barche, il destino, qui ed ora. Sì, allora il destino ti porta la buona sorte in questa settimana a livello amoroso. Si risolvono delle cose, qui adesso arrivano delle cose per destino. La carta Benedetti è una delle carte migliori che mi parla della buona sorte in amore. Va bene? Ok, ragazzi miei ragazzi, stesa molto entusiasmante. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo. Andiamo a vedere sia a livello generale cosa accade in questa settimana, qual è il potenziale karmico e dharmico e cosa andrà a accadere nell'amore. Vediamo qual è il potenziale sull'amore. Allora, partiamo con i tarocchi oracolari delle fate. Terzo mazzo. Vediamo una carta guida a livello generale delle fate, carta guida. Allora, questa settimana dal 4 al 10 marzo. La sognatrice, questa è una bellissima carta, ha a che fare col matto. Dice abbraccia il tuo vero scopo, comincia una nuova avventura, fidati di te stesso. Beh, è una carta che di grande apertura emozionale. Mi parla di un nuovo cammino nella tua vita che inizia in questa settimana, ne sentirai i frutti, nuovi inizi, vivi la vita quotidianamente così come accade e la godi così com'è senza impegno, senza in leggerezza. È una bellissima carta questa tua di partenza, in questa settimana su più fronti, su più ambiti. Ok, vediamo da cosa è accompagnata questa energia. Da un uomo, re d'autunno, puoi essere anche tu la stessa energia, può esserci un nuovo inizio con un uomo a livello d'amore, una nuova tappa d'amore con quest'uomo, il segno di terra, cancro, scusami, toro, vergine, capricorno o ascendente in questi segni. Oppure puoi essere tu che ti dedichi molto al tuo benessere personale in questa settimana e concentri tutto sul tuo lavoro, le tue capacità. E qua c'è una persona però che ti aiuta, che sente molto la tua energia, può essere in ambito lavorativo ovviamente, ma anche in ambito amoroso. Una persona più pragmatica che sente il richiamo della tua energia magnifica di leggerezza e di bellezza e di sogni. C'è una persona che si nutre anche di questa tua leggerezza, di questo tuo essere. Può essere in ambito lavorativo o in ambito amoroso. Ok? Vediamo un po' da cosa è accompagnata questa energia.
dal fatto che tu credi in te stessa. Oro. Non hai bisogno che nessuno ti dica cosa devi fare. Quindi questa è una settimana in cui tu avrai la piena, netta consapevolezza di cosa sei in grado di fare. Grazie al tuo sogno, ai tuoi sogni, ai tuoi talenti, e gli altri verranno inebriati da questo tuo essere. Ci può essere un piccolo confronto con qualcuno che è più pragmatico di te, dove tu gli insegni col tuo esempio a essere più magico, sì, o magica. Mi dicono che a livello lavorativo concentrerai molto le tue risorse in qualcosa di tuo e ti sentirai soddisfatta del risultato. Ok, andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Questo è anche un monito per te che ti dice: se qualcun altro ti dice come devi fare, diffida, diffida, va bene? Tu lo sai come devi fare, ok? La tua intuizione è la sognatrice, quindi noi stiamo qua ad addestrarci sull'intuizione. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi, cosa accade in questa settimana. La papessa, vedi, intuito, il tuo studio, i tuoi studi, 6 di spade e il 7 di coppe. Guarda, mi stanno dicendo che in questa settimana è una settimana tutto sommato dove ti vedo molto concentrata sui tuoi obiettivi personali, o concentrato sui tuoi obiettivi personali. Vedo una ritrovata gioia, una ritrovata armonia dopo un periodo di gestazione tua interna, e quindi mi parlano di un momento dove tu seguirai la tua intuizione per andare incontro a fare le scelte migliori in questa settimana, va bene? Seguirai la tua intuizione per fare delle scelte, ti si presenteranno delle scelte in questa settimana, ti vedo molto impegnata, occupata nelle tue cose, occupato nelle tue cose, seguirai molto l'intuizione in questo. Vediamo ancora, sarai molto apprezzata in ambito lavorativo. Eccolo, re di spade, non avevo dubbi, coraggio di coppe. Allora, sarai molto apprezzata in ambito lavorativo per le questioni che riguardano saggi consigli. Darai saggi consigli alle persone più inflessibili, seguendo la tua maestria e la tua intuizione. C'è in particolar modo un uomo, re di spade, qua, acquario, gemelli, bilancia, e che si può presentare a te in forma amorosa, cioè farti una proposta, paggio di coppe. Alcuni di voi hanno più scelta a livello amoroso, eh? Qua c'è un uomo che si presenta a te, può essere anche una persona con la quale c'era silenzio, che si presenta a te. E tu con la tua saggezza saprai decidere che cosa fare, se rispondere a questo invito oppure no, o a questa proposta. Forte energia del pesce anche, vediamo energia positiva per te in questa settimana, regina di spade. Saprai esattamente cosa vuoi, in modo lucido e logico. La regina di spada positivo mi dice che sei una persona, una donna che sa esattamente cosa vuole. Guarda qua, c'è la stella, sai esattamente cosa vuoi, quali sono i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, e questo ti guiderà. La tua intuizione ti guiderà verso quelli che sono i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Carta negativa. Il carro, probabilmente qua c'è una sorta di spostamento da fare in ambito lavorativo o sì, lavorativo, il mago. Diciamo che ti viene diciamo che la tua intuizione ti guiderà su come avanzare anche a livello lavorativo. La tua intuizione ti guiderà. Va bene? Qualcun altro potrebbe dirti cosa fare, la tua intuizione ti guiderà. Ok ragazzi miei, questo è a livello generale. Passiamo adesso all'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore in questa settimana che va dal 4 al 10 marzo. Mettiamoci una carta guida sull'amore. Cosa accade in amore? Carta guida sull'amore, cosa accade in amore? Allora, wow! C'è un 2 di coppe qua. Io qua vedo l'amore in questa settimana, vedo l'incontro con qualcuno, anche se sei single, vedo un incontro faccia a faccia, un incontro, vedo un amore condiviso in questa settimana tra te e un'altra persona. Se non c'è ancora
eccola, l'energia guida di questa settimana. Vedo un amore condiviso con qualcuno, vedo un incontro d'amore, mi hanno spiazzato. E qua veniamo da non passarcela bene in amore, da un 5 di denari, veniamo da una situazione mm, di mancanza emozionale, diciamo, veniamo da una situazione un po' negativa in amore, sì. Ok, e qua vince l'amore in questa settimana, wow! Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo, sono curiosa anch'io, vediamo. Vediamo un po' cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi in amore in questa settimana. Amore? Eh sì, 7 di bastoni, 8 di bastoni. Comunicazioni, 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 avanzamento, anche viaggi, spostamenti, comunicazioni d'amore. Vediamo. Energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo l'8 di bastoni, 6 di denari, 3 di bastoni, 7 di denari, paggio di spade. Qualcuno di voi stava aspettando qualcuno che era a distanza e vedo che si muove verso di te per questo incontro. C'era un'attesa, molte di voi invece singoli si sono dedicate molto al loro lavoro, hanno atteso quello che gli apparteneva per diritto divino, adesso ci sono avanzamenti d'amore, Ok, vediamo, energia attuale, cosa succede nell'amore in questa settimana? Qua abbiamo un 5 di bastoni, forse sei tesa con qualcuno, c'è un po' di tensione con qualcuno. Vedo un po' di lotte intestine con qualcuno o per altre persone coinvolte. Oppure stai avendo un po' di problemi con il tuo intorno, può essere anche energia specchio della tua persona di interesse che sta avendo problemi con le persone intorno. Va bene, vedo un po' di contrasti, un po' di conflitti. Vediamo il positivo. Al positivo la luna mi dice che si schiariscono le cose, ciò che era celato verrà alla luce. Se c'erano problemi di gelosie per altre persone, ok, si risolvono, c'è la possibilità di risolvere queste problematiche di natura di gelosia o di altre persone coinvolte. Ciò che era nascosto viene alla luce, la luna al positivo. Ok, il blocco qual è? Il 3 denari, il lavoro. Oppure era difficile intendersi con questa persona o difficile intendersi con questa persona rispetto a queste conflittualità che avete avuto. Però questi dubbi si schiariscono, mi dicono. Oppure il blocco è il lavoro. Tensioni relative al lavoro, tue o da parte di questa persona. Vediamo il passato, il 4 di coppe. E la papessa. Io qua vedo silenzio con qualcuno. Vedo una situazione di insoddisfazione perché una persona era molto più introspettiva o non ha risposto o silenziosa. Quindi qua vedo l'energia di qualcuno che era insoddisfatto perché qualcun altro era silenzioso. O perché qualcuno era molto concentrato su di sé, magari sul suo lavoro, e vedo l'energia di qualcun altro insoddisfatto. Può essere tu o la tua persona di interesse. Invece se sei single ti vedo molto concentrata su di te, sulle tue cose, sul tuo lavoro, sei un po' demotivata, un po' apatica a livello emozionale. Sì, vediamo che succede qua. Amore? Asso di coppe, vedi? Wow! La regina di spade. E il 6 di spade. Guarda, allora, se parliamo di una tua persona di interesse con la quale c'era silenzio, no contact, o c'erano delle questioni che si dovevano risolvere ed era difficile venirsi incontro con questa persona, qua c'è una ripresa del rapporto asso di coppe e regina di spade però, cioè ehm, se la deve lavorare la cosa, cioè regina di spade mi dice che tu stai un po' sulla difensiva perché c'è conflitti, contrasti, però si risolvono, c'è la possibilità di risolvere ciò che era oscuro, ok? E di avere un nuovo inizio. Assolutamente sì. Vediamo che c'è il 6 di spade, il 9 di bastoni, il 3 di spade. Allora, c'è la possibilità di risolvere. Allora,
Allora, se la tua persona di interesse, io vedo una bellissima energia qua, nonostante tu nutri un po' di remore nei suoi confronti, però vedo una bellissima energia dove chiarite delle situazioni che sono oscure, delle cose vengono alla luce, vi chiarite e tutto quanto. Ora, allo stesso tempo, però, vedo una sorta di... è possibile che ci sia questa persona sia a distanza e questo a distanza per lavoro e questo può determinare nuovamente una chiusura da parte di questa persona o non chiusura proprio. Questo, il fatto che sia a distanza questa persona e voi potete risolvere le questioni che erano in sospeso, a te ti può generare un po' di... Non ti va che questa persona sia a distanza, insomma, anche se qua vedo una bella energia, un recupero, però poi dopo di nuovo vedo una situazione eh, di dare di nuovo un ultimatum, cioè non mi va bene a me questa cosa. Mm. Ora vi dico un'altra cosa. Io qua vedo assolutamente una persona nuova per le ragazze single. Vedo una persona nuova per le ragazze single e una persona con cui state avendo a che fare adesso, che è del vostro passato, che vuole di nuovo un approccio con voi, però voi non lo permettete più. Mm. Andiamo a chiarirci queste carte. E se è una persona di vostro interesse, quindi che vuole risolvere delle questioni con cui adesso c'è conflitto per varia natura, io vedo che i vostri dubbi si schiariranno e questa persona vuole proprio combattere per risolvere le questioni che ti hanno dato del dolore o dell'insoddisfazione, ok? Vediamo, cioè come se risolvete con questa persona, poi successivamente ci può essere di nuovo una questione di malintendimento e il fatto che è difficile venirsi incontro con questa persona ti può creare un po' di disagio, di nuovo, va bene? Mm. Vediamo questo 5 di bastoni, energia attuale, 5 di spade, c'è tensione qua con qualcuno. E tanta stanchezza per questa tensione. La luna al positivo. 5 di coppe. Qua ci sono delle questioni che possono essere risolte che riguardano situazioni oscure che non sai, situazioni che vengono alla luce, situazioni che non sapevi che ti hanno dato del dolore, si possono risolvere queste cose, ok? Magari anche questioni che ti hanno infastidito di gelosia da parte tua o da parte della tua persona di interesse. Magari sei stata gelosa di qualcosa o la tua persona di interesse è stata gelosa di qualcosa, ok, per delle terze persone o questo e si possono risolvere in questa settimana. Il 3 di denari al blocco, 6 di bastoni. A volte è difficile intendersi con questa persona per orgoglio e questa cosa vi fa pensare. Magari questa persona è orgogliosa, non vuole venirti incontro, però qua si risolve la cosa e poi di nuovo c'è una situazione che si può incrinare per motivi di orgoglio di nuovo. Vediamo un po' questa, la papessa, sulla papessa, 4 di coppe, sì, qua una persona stava in silenzio e tu eri annoiata da questa cosa, sul 4 di coppe questo. Il mago, sì, è come se una persona fosse stata molto concentrata sul proprio lavoro e questo a te ti ha demotivato, ti ha un po', magari tu hai fatto silenzio con questa persona che era molto concentrata sul suo lavoro, o comunque era difficile intendersi, vedo una persona molto concentrata sulle sue cose, questo ha potuto generare dei disguidi, delle discussioni, va bene? Questo è il senso. Vediamo l'asso di coppe. 9 di spade, la regina di spade, sì, il sole. Allora qua questa persona risolve con te, c'è una nuova opportunità che ti vede di nuovo, diciamo, dici speriamo che questa volta sia la volta buona, ok? Qua c'è questa persona che vuole risolvere con te, portare chiarezza, anche se tu hai le tue remore, vuole di nuovo portare chiarezza a questa persona. Per le ragazze singole io vedo che qua c'è assolutamente una persona, può nascere tutto come un'amicizia però da parte tua, perché è come se tu diciamo non conosci questa persona, però è come se venissi a conoscenza di qualcosa da parte di questa persona che non ti fa piacere subito. Questo mi stanno dicendo.
Però questa cosa poi si risolve. Vediamo questo 6 di spade. Il 9 di coppe. Ti può dare un po' alla testa il fatto che questa persona agisca per il proprio benessere, diciamo può andare e venire per lavoro, il fatto che questa persona vada per lavoro o comunque vada e a te questa cosa ti dà un po' fastidio, può essere lontano da te, lavorare fuori o stare fuori, o pensare molto a se stessa questa persona, orgoglio, essere un po' egoista. Vediamo questo 9 di bastoni. Cavaliere di denari, sì, mi parla di una persona che può avere delle situazioni di natura lavorativa che deve spostarsi o delle responsabilità. Questo ti può generare un po' di dilemma, diciamo. Vediamo questo 3 di spade. 7 di bastoni. Allora, ricapitoliamo. Qua c'è una persona che vuole chiarire con te, avere una nuova opportunità con te, oppure una persona nuova che ti vede un po' sulla difensiva perché comunque non te la sei passata bene in amore tempo fa, ok? Ti vede un po' sulla difensiva. Che succede? Qua c'è un'ottima opportunità con questa persona, che sia nuova o che sia una persona che già conosci. Che succede? Che questa persona può stare fuori, lavorare fuori. Il problema che ti rende un po' insoddisfatta può essere proprio questo, il fatto che stando fuori questa persona o la cosa che magari si fa di nuovo, c'è questo nuovo approccio più intenso e poi di nuovo si fa un poco più lento, questo ti può generare un po' di malestare ed è come se tu poi mettessi le difese proprio perché dici no, gli dai un ultimatum, si fa o come dico io o se no niente. Ok? Se una persona nuova, vedo che c'è questa persona, inizia tutto come un'amicizia, con questa persona può lavorare fuori o può l'energia si può di nuovo ritirare un po' più in voi stessi, quindi senza questo brindisi iniziale, questo ti può generare un po' di e diciamo che entrambi per orgoglio poi non vi fate sentire, questo è il senso che mi stanno dicendo. Ok. Fammi vedere qual è la tua energia rispetto a questa persona. Il re di denari, sì, questa è una persona che la vedo molto impegnata sul profilo lavorativo. La vedo molto, ho delle sue responsabilità. Qual è ancora la tua energia verso questo re di denari? Il 10 denari, tu vorresti tutto qua, vorresti tutto e vedo che questa persona, come presentandosi come re di denari, l'imperatore, però c'è il 2 di coppe, vedo una persona che comunque vuole anche lui questa cosa. Però si può andare incontro a queste dinamiche che magari inizia questa cosa o rinizia, ok, poi si può di nuovo ritirare un po' e a te ti può generare un po' di tensione. Comunque ragazzi sapete come si fa, sono tutte prove karmiche, ok? Vediamo un po' con questa carta qui. Forti nel segni dei gemelli, pesci, toro, vergine, capricorno, acquario, gemelli, bilancia. Cosa dicono i Rider White? La ruota della fortuna, vedi? Allora inizia tutto, ok? Tutto bello, ok? State insieme, poi ci può essere un cambio a sfavore però dopo poi si risolve, va bene? Ci può essere un cambio a sfavore, nel senso inizia tutto bene, ok? Poi ci può essere un cambio che porta a questo raffreddamento e vedi 7 di bastoni, a questo raffreddamento. Però ragazzi le carte ci servono a vedere quale può essere il potenziale, no? Se c'è un raffreddamento dall'altra parte, ok? Attenti all'orgoglio. Analizzatevi internamente quello che succede. Le carte ci servono a vedere qual è il karma potenziale per andare incontro al Dharma, c'è il nostro potenziale che si sviluppa. Va bene? Mm. E un'altra cosa vi voglio dire. Alcuni di voi che erano in tensione rispetto a una persona che non si faceva più sentire, ma stavate pensando ancora a quella persona, arriva questa persona nuova. Arriva una persona nuova e poi può rientrare la stessa con cui c'era il blocco, però questa volta voi dite no. C'è stato un cambio, voi vi trovate bene con questa persona nuova, nonostante ci possono essere un po' di questioni di quelle di cui abbiamo parlato. Ok. Wow, vediamo un po' cosa ti dice questa persona.
Sei bella da togliere il fiato. Sei bella da togliere il fiato. Qua c'è una persona che incanterai. Ancora? Infatti, tempo e pazienza, quello che ti ho detto prima. Qua, su queste responsabilità che ha questa persona, tu vuoi tutto con questa persona, ti dicono tempo e pazienza. Ok, un'altra? Sei bellissima, sì. Quindi questa è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Adesso andiamo a vedere cosa ci dicono gli altri. Momento presente, chakra della radice. Sì, proprio in questi giorni c'è la risoluzione di quelle situazioni confuse, ok? Andiamo a vedere ancora. Bugie. Qua vengono risolte le bugie che sono state dette, la situazione che si risolve, che ti ho detto, no? Laddove tu sei rimasta male per qualcosa, la luna al positivo, ciò che era oscuro viene a galla, ciò che bisognava risolvere si risolve in questa settimana. Un'altra. Relazione discreta segreta. In molti di voi nasce come una relazione discreta, se è una persona nuova, e poi il tempo vi darà le risposte, insomma. Ok, mettiamone due altri di questi. Sinfonia incompiuta, caos e contrasto. Sì, a dire il vero. Allora, si risolveranno in questa settimana delle situazioni che vi hanno determinato caos e contrasto, qualcosa che era incompiuto, quelle discussioni che avete avuto, che potete avere in questi prossimi giorni. A dire al vero, si tolgono le maschere rispetto anche a queste bugie. Ti verrà detta la verità che è connaturata anche dal sole, va bene? Quindi anche per le ragazze single, qua si procede poco a poco, inizia qualcosa di importante, bello, poi si può ritirare di nuovo questa energia, però il tempo vi darà delle risposte perfette alla vostra situazione, quindi adesso facciamo per una settimana, va bene? Ok. Quindi ragazze mie ragazzi, questo è quanto, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.